Buongiorno ragazzi e benvenuti sul canale. Allora, dopo circa una settimana di utilizzo intenso, posso fare la recensione completa sugli ammortizzatori nuovi della JS MT. Allora, partiamo dal presupposto che sono veramente ottimi, quindi non ci credevo, anche dal prezzo circa 210 euro, pensavo che il risultato fosse questo. Allora, partiamo prima dalle regolazioni e poi vi dico un po' tutto quello che riguarda la qualità, perché devo dire che l'ho messi veramente a dura prova. Ci sono andato in autostrada, in città, devo dire che hanno fatto veramente un'ottima riuscita. Allora, per quanto riguarda le regolazioni, in dotazione vi danno la brucolina e questo ferretto. Allora, io ho provato tanti setup. Allora, come consiglio che do è portare questa ghiera al massimo e provarlo. Quindi questa la girate tutta fino alla parte alta e stringete, praticamente è molto semplice, basta allentare questa brocolina qui con quella che vi danno in dotazione. Allora basta svitare qui, vedete c'è una brucoletta. Una volta svitata, con quell'altro ferretto che danno sempre in dotazione ci sono dei fori, vedete? Con questi fori la ghiera gira. Allora io calcolo sempre, mettendo la brocolina qui, un giro completo e riporto la brocolina a questa altezza e quindi è un giro. Allora io vi ripeto, le ho provate quasi tutte le regolazioni, quindi l'ho stretta anche molto di più ed è molto rigida, troppo rigida, perché più la stringi e più il sedere dello scooter rimane alto. Invece con il mio peso e il peso del passeggero, perché diciamo che io sono al 50%, sto sempre in due, quindi mi serve un precarico abbastanza duro, però l'avevo indurito troppo, quindi avevo messo la ghiera troppo bassa e poi invece l'ho alzato tutto e un giro alla volta sto cercando la configurazione giusta per me, ma ovviamente per ognuno di noi sarà diverso, no? In base al peso. Io per esempio sono alto 1,90 quasi e 100 kg più il passeggero, arrivo a 150-160 kg e più i caschi, le cose. Poi per esempio adesso farò un viaggio, quindi sto organizzando un viaggio un po' lungo con i bagagli e tutto quanto, dovrò stringere un pochino il precarico per comunque avere un assetto preciso. Comunque adesso io avevo fatto 2 giri verso il basso, ma è troppo rigida, quindi devo fare un giro verso l'alto per ammorbidirla leggermente. Ok, e faccio un giro sia da un lato che dall'altro. Poi vedete per esempio a me il fine corsa che si vede qua non mi piace, quindi giro un pochino la molla. Ok, e metto e ristringo la brocolina. Ok, perfetto. Secondo me l'assetto preciso è questo. Comunque il consiglio che do è portarlo al massimo dell'altezza, provare lo scooter e poi scendere di un giro alla volta e provarlo finché poi uno non si sente che, cioè, che sta comodo, che comunque ammortizza bene e comunque anche con o senza passeggero lo scooter deve comunque avere un assetto stabile.
Allora, la regolazione della ghiera si fa così, è semplicissimo. Invece la regolazione del ritorno praticamente secondo me è fondamentale. Allora, praticamente questo qui c'ha 10 click, scusate, 20 click, sentite? Questi click qui, praticamente parti da 0 e arrivi a 20. Quindi girandolo tutto verso sinistra, praticamente lo apri. Facciamo finta, per spiegarvi cosa succede quando lo regoliamo. All'interno c'è uno spillo che si apre e si chiude, così è completamente aperto tutto a sinistra. E quindi che cosa succede? Quando si prende una buca, che l'ammortizzatore scende, essendo tutto aperto, l'olio passa direttamente, quindi non trova ostruzioni, e l'ammortizzatore riscatta verso l'alto, quindi praticamente non trova ostruzioni e scatta. Invece girandolo verso destra, praticamente questo spillo va a ostruire questi forellini che praticamente non permette all'olio di passare velocemente, e quindi quando prendi una buca e l'ammortizzatore tende a risalire molto più lentamente, perché trova questi forellini ostruiti da questo spillo e quindi tende a risalire lentamente. E devo dire che questa è una regolazione ottima che su ammortizzatori originali non abbiamo. Comunque ho 20 click, quindi da qui, dal massimo dell'apertura, il mio setup ideale che ho trovato è 10 click, quindi a metà, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Io così a 10 click e a questa altezza ho trovato il mio setup ideale. Però vi ripeto che per ognuno è differente, quindi ognuno deve trovare il suo setup personale, in base al peso, in base a quanto porti, e se vai in due o se vai sempre solo. Diciamo che quando io vado in due con un po' più di peso, faccio 2 click in più del ritorno verso sinistra, verso destra, così tende a salire un po' più lentamente e comunque compensa un po' più il peso. Poi, una volta fatto questo, per vedere bene la misura di qua usiamo un calibro, vediamo quanta distanza c'è tra il fine corsa e la ghiera e lo misuriamo per poi farlo anche dall'altro lato. Quindi una volta fatto di qua, fate la stessa identica cosa nell'altro ammortizzatore. Quindi praticamente io adesso devo allentare la brucolina, perché devo fare un giro, cioè lo devo allentare di un giro perché era troppo rigido. Ok, svitata la brucolina con l'altro ferretto, vado ad allentarla di un giro. Ecco qua. E poi ristringo. Ovviamente non stringete troppo a morte, perché rischiate di rovinare la filettatura dell'ammortizzatore. Allora, quindi come vi dicevo, poi con un calibro andate a misurare vedete, lo spessore. Ok, sia da un lato, eccolo qua, sia da un lato che dall'altro.
Eccolo qua, vedete? È lo stesso. E poi rimettiamo anche qua sotto i 10 click, quindi andiamo al massimo e continuiamo e contiamo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Ok, la configurazione è finita. Quindi ragazzi, una volta fatto questo, la provate e poi di conseguenza fate le regolazioni, o indurite o alleggerite di 2 click alla volta, mai più di 2, e anche sopra mai più di un giro. Comunque, come vi dicevo ragazzi, lo scooter è cambiato totalmente, anche quando per esempio sei in autostrada oppure anche su strade normali. Cosa succedeva prima, no? Aprivi tutto il gas, sentivi proprio la punta dello scooter che tendeva ad alzarsi e il sedere ad abbassarsi, quindi sentivi proprio fare così. Invece adesso senti proprio che lo scooter ti tira verso la parte anteriore senza perdere l'assetto. Quindi senti proprio lo scooter che tira in avanti, ma non senti né il sedere che scende e né che il muso sale. Quindi senti proprio un bel, come posso dire, una bella trazione lineare, dritta. In più, poi, come vi dicevo, l'ho stressati veramente tanto. Sono andato al centro di Roma e con i San Pietrini, con le buche. Sui San Pietrini proprio burro, cioè non li senti proprio. Comunque sia, è veramente ottimo sentire che stai su una strada disconnessa e non perdere la sua linearità, nel senso non senti che sballontola, non senti che balla, non senti certo, ovviamente se prendi una buca fatta bene, grossa, è normale che la senti, ma con qualsiasi mezzo. Però comunque anche sulle buche grosse si comportano veramente bene, cioè comunque ammortizzano bene, c'è la risalita lenta, quindi non ti dà il colpo sulla schiena. Ecco, un'altra cosa, non sento più colpi sulla schiena. Oppure in autostrada sugli avvallamenti, sulle giunture, cosa succedeva prima? Che praticamente ad ogni giuntura sentivi lo scooter che si affossava, e mentre che si affossava, a parte che scendeva anche la velocità, nel senso, quindi ogni avvallamento, ogni aggiuntura, sentivi lo scooter che dondolava praticamente. Invece adesso non senti più quel dondolio e senti lo scooter che va più paro, più lineare, senza perdere i giri del motore o sentire che rallenta. Va sempre dritto come un treno. E in più in curva, diciamo, l'effetto migliore ce l'abbiamo sulle curve, cioè non senti più quel dondolio quando in velocità apri il gas in curva e la sensazione era quella di proprio sentire questo dondolio che era fastidioso da morire con gli ammortizzatori originali. Invece con questi non senti assolutamente niente, senti lo scooter perfettamente dritto e allineato nella curva, cioè una sensazione veramente veramente bella, ti fa andare un po' più forte in curva, perché non sentendo quel dondolino non c'hai quella sensazione che devi rallentare, anzi lo senti talmente attaccato per terra e sicuro che ti permette di dare anche più gas in curva. Come vi dicevo ragazzi, sono fantastici, io li consiglio e adesso metterò anche il link. Non l'ho voluto mettere fino adesso perché comunque sia volevo essere sicuro di quello che comunque consigliavo, cioè io non ci guadagno a sponsorizzarli, quindi non mi interessava mettere un link a priori. Cioè, se metto un qualcosa sul mio canale è perché l'ho provato e lo ritengo un qualcosa di buono e funzionale.
Ragazzi, se vi è piaciuto il video, un bel mi piace, iscrivetevi. Alla prossima. Grazie mille. Ciao.